Non vi piacerà, o meglio, è molto probabile che non vi piacerà. Non sto parlando tanto di questo iPhone 16e, che magari non vi piacerà. Ognuno ovviamente ha i suoi giudizi, ha i suoi gusti, ma sto parlando più che altro di questa recensione, perché sono abbastanza sicuro che non farò felice né chi questo smartphone lo disprezza e né chi questo smartphone lo ama alla follia, perché non voglio spezzare l'entusiasmo, ma ancora una volta la verità sta nel mezzo e di cose da dire di questo prodotto ne ho tante, anche perché so che per tante persone è molto facile odiare questo smartphone e forse non dovrebbero? Lo scopriamo in questa recensione. Se volete supportare il mio lavoro, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, ma noi iniziamo. Non ci può essere una bella recensione senza un bel unboxing. Cosa ci sarà mai dentro la confezione di iPhone 16e? Lo sapete benissimo perché è la confezione di tutti gli iPhone da un pezzo a questa parte, ovvero il cavetto USB-C, un eccellente cavetto, per carità, almeno dal punto di vista costruttivo, perché in tela è USB-C, USB-C e ovviamente dentro non c'è nient'altro, in ottima compagnia rispetto a tutti i suoi concorrenti. Ormai credo che nessuno metterebbe in dubbio che un iPhone è sempre un iPhone dal punto di vista costruttivo. Vi parlerò comunque ovviamente anche di qualità costruttiva, ma in più questo 16e mette sul piatto anche un formato molto più compatto. Parliamone. Ok, partiamo dal design, dalla qualità costruttiva. Allora, lasciamo da parte che uno smartphone compatto avrà un po' meno batteria, che con una fotocamera sola si possono fare meno cose. Lasciamo queste cose da parte, parliamo solo di ergonomia, qualità costruttiva, design. Secondo me questo è forse lo smartphone più bello del momento. Lo so che qui qualcuno mi criticherà, però è un design pulito per tutti. Peccato non ci siano molti colori, solo nero e bianco. La fotocamera non è molto sporgente, non occupa molto spazio, il profilo lucido comunque non trattiene particolarmente le impronte, è un design semplice. Tenendolo in mano la qualità è veramente molto buona, si ha veramente la percezione di avere uno smartphone veramente premium, ma la maneggevolezza è di altri tempi perché è compatto per gli standard odierni e questo non è cosa di poco conto, questo è veramente uno smartphone incredibile dal punto di vista di qualità costruttiva, di design. Certo non c'è niente di nuovo perché è comunque il design degli iPhone degli ultimi anni, ma applicato a una versione più semplice, con la stessa qualità costruttiva e quindi anche percepita, ma un design più pulito, la fotocamera meno sporgente, che occupa meno spazio, in un formato compatto, insomma, per me questo è veramente vincente. Le dimensioni, appunto, relativamente compatte, 146,7, 71,5, 7,8 mm di spessore per un peso di soli 167 grammi, che per questa qualità costruttiva non è veramente niente male, è IP68, quindi resiste ad acqua e polvere, e niente, non devo aggiungervi nient'altro. Qui c'è, oltre ai tasti del volume, il tasto azione, dalla parte opposta c'è solo il tasto di accensione barra Siri, non c'è il camera control, ce ne faremo sicuramente una ragione visto che sono curioso di capire in quanti lo hanno utilizzato fino ad oggi. E la scheda tecnica è molto interessante perché qualcuno potrebbe soffermarsi su qualche dettaglio, ma la verità è che a tutti gli effetti questo ha una scheda tecnica da premium o quantomeno da top plus. Parliamo di scheda tecnica, mettiamo lo smartphone qui da parte. Abbiamo il processore Apple A18 a 3 nanometri, 5 core, 4,04 GHz di frequenza massima, è lo stesso processore di iPhone 16, il che è notevole, veramente notevole. C'è un core in meno sulla GPU, che è quad core, ma è una differenza veramente impercettibile. Alla fine all'atto pratico l'unica vera differenza ad oggi è che vi permette di pagare un po' meno quest'iPhone. In futuro, chissà, magari con qualche gioco PC portato su iPhone, magari qualche piccola differenza potreste vederla, chissà. 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, 256 o 512, memoria unificata NVMe, connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, c'è l'NFC per i pagamenti con Apple Pay, c'è il Face ID con lo sblocco 3D sia dello smartphone che delle app sicure, che rimane ad oggi, è inutile girarci intorno, il miglior sblocco biometrico in circolazione. Qualcuno mi dirà, ah, ma quello smartphone Android X ha lo sblocco 3D. Sì, però
non è su tutte le app, insomma l'esperienza di questo sistema è imbattibile. Supporto eSIM, non male, e anche SOS satellitare, ricordiamoci anche di questa cosa che non ci si pensa mai, ma quando poi si è in una situazione di emergenza ovviamente fa tutta la differenza del mondo. Manca l'ultra wideband e qualcuno dirà vabbè ma chi se ne frega, io invece vi dico che sì, va bene, chi se ne frega, però è un peccato perché è una tecnologia che sta prendendo il suo spazio, soprattutto per esempio come chiave per aprire le auto, e con questo non lo potrete fare. Vabbè, penso che molti di voi non fregherà nulla, però insomma secondo me andava fatto notare. È uno smartphone che sembra uno smartphone economico, perché è stato anche un po' raccontato così, anche se poi in realtà non lo è, ma all'interno ha l'hardware di un vero smartphone top, anzi addirittura di uno smartphone premium, quindi su questo niente da dire. Ovviamente la porta qua sotto è una USB-C. Ve lo dico subito, questo display è veramente fantastico, ma sì, c'è un ma, e probabilmente è quello che pensate. Parliamo di questo display che ha questa cornice che non è sottilissima, secondo me è comunque ok, io ve lo voglio dire, certo, poi fosse più sottile applaudirei a questa cosa, però diciamo che non mi disturba troppo. È più un fattore secondo me estetico, il fatto che questo bordo qui appunto appaia in questo modo, apro una schermata bianca così vedete esattamente dov'è il bordo, però quantomeno è perfettamente simmetrico. Dal punto di vista estetico mi dispiace di più della presenza del notch invece della Dynamic Island. Dal punto di vista funzionale cambia poco. Sì, è vero, non avete qua dentro, per esempio, quando trasferite file con AirDrop, no? Che avete l'iconcina, che invece qui appare solo come pop-up, però dal punto di vista è più una cosa percepita, cioè questo sa di vecchio perché stava sugli iPhone precedenti, quell'altro, ovvero la Dynamic Island, sa di nuovo perché sta sugli iPhone nuovi, quindi questa è un po' la percezione, però all'atto pratico non raccontiamoci che c'è una differenza. Lo schermo è fantastico, io amo questi display di Apple, ora qualcuno starà già volando nei commenti a so dirmi cosa, adesso ne parliamo tranquilli. È uno schermo AMOLED Full HD Plus 1170x2532 pixel con luminosità massima di 1200 nit, supporta l'HDR10, è un 6.1 pollici, è protetto da un favoloso Dynamic Shield che è la tecnologia più robusta dei display da parte di Apple, e quindi dov'è il quindi? Il quindi sono i 60 Hz. I 60 Hz per uno come me che vive di 90, 120 Hz, 144 in certi casi, 60 Hz vuol dire accorgersi che quando si apre un'applicazione e si esce c'è quel piccolo trascinamento dell'animazione dovuto al fatto che non è così fluido come è un 120 Hz. Non è che ci mette di più, perché è solo una questione di percepito, l'animazione è veloce esattamente uguale, però ecco, non voglio nascondervi che l'ho notato e ho pensato, peccato. Tenete conto una cosa, ancora oggi è valido se avete già avuto fino ad oggi uno smartphone a 120 Hz lo notereste, altrimenti non lo notereste e niente, apprezzerete probabilmente il giorno in cui finalmente passerete a uno schermo a più di 60 Hz. Per il resto il fatto che sia così piatto, con questo schermo a filo, veramente bellissimo, la resa è veramente spettacolare, è un ottimo display al netto però oggettivamente dei 60 Hz. Parliamo di software, all'interno di questo iPhone 16e c'è iOS 18.3, in attesa trepidante di iOS 18.4 che porterà Apple Intelligence. Non c'è un numero preciso di aggiornamenti che riceverà o un numero preciso di anni, ma solitamente parliamo di 7 anni con Apple, proprio anche di nuove versioni del sistema operativo, e già questa, come ogni anno, è una buona ragione per scegliere un nuovo iPhone rispetto a uno vecchio, perché questo conteggio dei 7 anni parte sostanzialmente da zero. Non spendo molte parole sul software, ve lo dico subito, vi dico che riceverà Apple Intelligence, è il motivo per cui dentro c'è un A18 e per cui ci sono 8 GB di RAM, quindi dal punto di vista hardware è un balzo in avanti fotonico rispetto a un iPhone SE, ed è anche il motivo per cui non si chiama più palesemente SE. Arriverà con iOS 18.4 che io non ho installato al momento su questo smartphone perché è una beta sviluppatori, ma trovate il video su YouTube dove vi racconto tutte le novità di iOS 18.4, ma soprattutto Apple Intelligence, che è quella la vera novità. C'è il rilevamento di incidenti, c'è Apple Pay, c'è AirDrop, c'è tutto ciò che amate di uno smartphone iOS e se volete anche odiate, anche se posso dire questo è uno smartphone per chi
già voleva un iPhone, ma sono sicuro che ve lo ridirò alla fine. Parliamo di fotocamere, ci sono solo 2 fotocamere in tutto lo smartphone, una vera unicità in questo momento. Abbiamo una 48 megapixel f1.6 stabilizzata otticamente e poi all'interno del notch invece una 12 megapixel f1.9. Allora, andiamo a vedere l'interfaccia di scatto. Vabbè, proprio ragionando sul fatto che questo è uno smartphone per chi iPhone già lo conosce o già lo vuole, non vi mostrerò assolutamente niente di nuovo, se non che non c'è la grandangolare e quindi non c'è il tasto, scusate, non c'è il tasto per la grandangolare. Qui ci sono tutti i controlli aggiuntivi, foto, video 4K30 o 24, ma non 60. Questa è una scelta, boh, non lo so, non so il perché bene di questa scelta, probabilmente il sensore, ma non lo so, però mi sembra strano. È una scelta probabilmente, magari visto che le memorie sono più piccole, per non appesantire troppo con video troppo grandi, non lo so, non ve lo so dire. Per il resto, slow motion, time lapse, insomma tutto quello che apprezzate di un iPhone. Andiamo a vedere come fa le foto. Le foto mi ha stupito in positivo, perché sapevo che sì, ok, 48 megapixel, ma non è la stessa fotocamera degli iPhone 16 o i 16 Pro, però in realtà, al netto di alcune circostanze particolari, tipo foto, zoom, 2x con poca luce, situazioni di penombra particolari in cui comunque le foto vengono bene, solo c'è un po' di rumore digitale in più, non lo si può negare. In certe foto rispetto a un iPhone 16 potreste notare una gestione delle forti luce un pochino peggiore, però, c'è un grossissimo però. Qui io ho usato questo smartphone come mio smartphone per lavorare in fiera al Mobile World Congress. È lo smartphone con cui ho fatto le storie Instagram, è lo smartphone con cui ho registrato le clip per il video di YouTube, è lo smartphone con cui ho registrato tutti i TikTok, i reel che ho girato in fiera, con cui ho gestito il team tramite la chat, con cui ho risposto alle mail e non ho sentito nessuna differenza rispetto a un iPhone 16 o un 16 Pro, come quello che appunto uso e tra l'altro in questo momento sto per esempio usando per fare la video recensione di questo smartphone. L'unica mancanza per me è stata l'assenza di grandangolare, perché in fiera è un contesto particolare in cui certi video con la grandangolare sarebbe un po' più comodo farli, per esempio quello all'auto di Xiaomi, che è un oggetto molto grosso, quindi con la grandangolare mi avrebbe permesso di riprenderlo in una sola ripresa. Vabbè, sono sopravvissuto, devo dire, tranquillamente, non mi sembra che nessuno di voi si sia lamentato del fatto che i video non erano fatti con la grandangolare, ma la resa era un vero spettacolo, veramente. Sui video, in questa fascia di prezzo, questo smartphone dà veramente un distacco pauroso a praticamente quasi qualsiasi altro concorrente. E sulle foto, diciamo, si difende. Non è un camera phone, ma è assolutamente una fotocamera degna di un top di gamma. E anche la frontale, 12 megapixel f1.9, tutto sommato, fa il suo. Spendo 2 parole soltanto su audio e gaming, senza neanche farvi vedere niente, sono proprio 2 secondi, ve lo giuro, perché non c'è veramente niente da invidiare rispetto a un iPhone 16, quindi da questo punto di vista si comporta alla perfezione. Ok, ora parliamo di batteria. Qua dentro c'è una batteria da circa 3900-4000 mAh, forse la capacità precisa arriverà con qualche teardown aggiuntivo, fatto sta che è un po' più di iPhone 16, non che ci sia una differenza percepibile notevolissima, ma all'interno, questo non ve l'ho detto, c'è un chip Apple C1 che è specifico per radio, quindi Bluetooth, Wi-Fi, connettività 5G, che probabilmente gli fa risparmiare qualcosina in più. E questo è uno smartphone molto buono dal punto di vista dell'autonomia. Nel mondo Android non esiste niente di queste dimensioni che possa neanche lontanamente garantire un'autonomia del genere e quindi veramente straordinario. Per me per lavorare è stato veramente fantastico. Certo, si ricarica lentamente, o almeno per gli standard odierni, 20 watt, 7.5 watt wireless, però appunto non ho avuto urgenze perché ero in fiera, avevo finito tutta la batteria e dovevo ripartire, dovevo fare altri video, quindi dovevo correre. In più la ricarica non è velocissima, ma non è neanche lenta, perché comunque questa batteria è più piccola di altri corrispettivi Android, quindi si carica più velocemente, ma poi garantisce più autonomia. Devo dire, non male. Io una critica qui vera la voglio fare, all'assenza di MagSafe. Tenete conto di una cosa, potete risolvere acquistando una cover MagSafe. Sto toccando questa che è quella Apple, che però non è MagSafe. Quindi comprate una cover con l'allineamento preciso per dove c'è la ricarica wireless, per ottimizzarla e tutto. MagSafe non è solo ricarica wireless, è anche compatibilità con un fiume di accessori, soprattutto per i creator è qualcosa di molto comodo, ma anche per tantissimi altri. La critica è MagSafe, ormai un utente Apple lo dà per scontato. Qualsiasi iPhone tu compri da tanti anni, da iPhone 11 se non sbaglio,
è compatibile con MagSafe, con l'unica eccezione di iPhone SE. Quindi sostanzialmente chi compra un iPhone sa che c'è il MagSafe, non ci pensa neanche più, tutti gli accessori che ha a casa sono MagSafe, sono compatibili e qui non c'è. Mi dispiace, questa cosa mi è dispiaciuta perché secondo me ci stava, forse ha garantito di mettere una batteria un po' più capiente, non lo so, però devo riconoscere che a tutti gli effetti basta una cover MagSafe per ripristinare questa funzionalità e conosco poche persone che usano uno smartphone del genere senza una cover. Fatemi sapere nei commenti, ma io ve l'avevo detto all'inizio, questa recensione probabilmente non vi piacerà. Purtroppo i contenuti che piacciono di più oggigiorno sono quelli divisivi, dove qualcosa la si ama alla follia, la si odia alla follia, oppure quelli in cui si vuol fare il paladino della giustizia e raccontare la verità segreta che nessun altro vi ha raccontato. Io oggi non ho fatto niente di tutto questo, spero di avervi detto le cose come stanno, come le penso. Che voi siate d'accordo o meno, fatemelo sapere nei commenti, ma io sono abbastanza convinto, sono molto convinto, sono convintissimo di tutto quello che ho detto. In tutto questo ragionamento però non abbiamo parlato di prezzi e qui cambia tutto? No, il ragionamento che ho fatto fino a qui ovviamente teneva già conto del prezzo, però sicuramente cambia qualcosa per chi lo deve comprare. Perché? Perché si parte da 729 euro. Sono tanti. Voglio dire però una cosa, non sono tanti per questo specifico, non è questo lo smartphone completamente fuori posto nella lineup di Apple, sono tutti gli iPhone ad essere cari, non c'è niente da dire, tutti gli altri iPhone nuovi della linea 16 partono attorno ai 1000 euro e si sale andando verso 1500 e chissà dove ci fermeremo magari con le prossime versioni. Lui si inserisce correttamente nella lineup. Certo, c'è da dire qualcosa se il cambio euro-dollaro, per carità poi il prezzo in dollari non tiene conto delle tasse, eccetera, eccetera, ma se il cambio fosse stato 1-1, quindi 599, parleremo probabilmente di un best buy nel mondo Apple. Invece, per quanto questo prezzo sia, diciamo, corretto all'interno della lineup Apple, non si può mai fare a meno di pensare che, ok, 729 euro, ma se aggiungo un centinaio di euro, con le offerte probabilmente anche meno, mi prendo un iPhone 16. Sì, è giustissimo e se il budget ve lo consente è quello che farei. È vero però che lui è appena uscito, quindi anche lui poi nelle settimane avrà offerte, sconti, quindi si riposizionerà all'interno della lineup. Faccio anche una considerazione aggiuntiva. Questo iPhone 16e, che secondo me da qualche parte nella recensione avrò sicuramente chiamato SE, non è affatto un iPhone SE. La linea SE è probabilmente morta. Questa serie, questa linea di prodotti E, secondo me, è destinata a continuare. Secondo me i prossimi anni, magari scaglionato di 6 mesi, come fa un po' Google con la sua serie A, secondo me continuerà a esistere anno su anno, aggiungendo sostanzialmente un posizionamento aggiuntivo alla linea top, non medio gamma, ma top di Apple, anche perché questo smartphone sarà compatibile con Apple Intelligence, che per Apple è sicuramente la chiave di lettura dei suoi prodotti premium. Riassumiamo, quindi chi dovrebbe o potrebbe pensare di comprare questo smartphone? Intanto riassumiamo quelle che secondo me sono le mancanze di questo smartphone, di cui diciamo una un po' più grossa e le altre due abbastanza marginali. Quella un po' più grossa forse è l'assenza di grandangolare. Chi compra questo smartphone probabilmente mi dirà ma a me non frega nulla, è ragionevole, è quella cosa però che quando la vorresti usare e non ce l'hai, ovviamente non c'è una soluzione per fare altrimenti. Le altre due cose sono l'assenza di MagSafe, che io veramente trovo insopportabile, ma devo essere intellettualmente onesto e dire che se vi comprate comunque una cover risolvete il problema e quindi il problema svanisce, e l'assenza di ultra wideband, che è proprio una roba da veri nerd che oggettivamente non punteranno mai a questo dispositivo, anzi sono proprio quelli che appunto non avranno amato questa recensione e che invece hanno odiato fin dal primo momento, dal momento del lancio, questo iPhone 16e. Per tutto il resto è un vero iPhone top di gamma, con anche gli stessi difetti magari, ma ovviamente a quelle persone lì non frega niente di non avere uno schermo a più di 60 Hz. La conclusione è che questo è un eccellente iPhone per chi già voleva un iPhone. Non per convincere qualche utente Android a passare a iPhone, lì probabilmente si punterà più a un 16 o a un 16 Pro, ma utenti che hanno un vecchio iPhone o che in generale vogliono un iPhone perché gli piace, magari non hanno avuto la possibilità economica fino a poco tempo fa e magari adesso ce l'hanno, e questo è un nuovo punto di ingresso. Se possibile, speriamo non a 729 euro, ma a qualcosa in meno.
Io vi ringrazio se siete arrivati fino a qui, vi invito ad iscrivervi al nostro canale, attivare la campanella delle notifiche. Disclaimer finale, questo iPhone 16e ci è stato inviato da Apple che non ha visto questo video in anteprima, non ha fornito input editoriale, non ha fornito compenso economico. Grazie ancora una volta e noi ci vediamo a un prossimo video.